Eccoci qui cari naviganti, cogliamo al volo gli spoiler dedicati al nuovo set Commander Legend Battle of Baldur's Gate per esaminare in compagnia di Licolin Prota, ormai una colonna portante del nostro canale, una carta molto particolare che strizza l'occhio a un personaggio persino buffo e divertente. Avevamo già analizzato la sua versione Naya, con un pieno combo esplosivo, e anche se in questa nuova incarnazione perdiamo un colore, il bianco, per restare nei colori Gruul, acquisiamo nel processo qualcosa di molto importante, elevando questo personaggio al rango di viandante. Già, ancora una volta ci troviamo un Planeswalker nella zona di comando e sappiamo bene come questo plus possa risultare molto proficuo se saremo capaci di sfruttare al meglio questo duo, che di divertente per gli avversari avrà sempre ben poco. Questa volta vi parleremo di Minsc and Bo, Timeless Heroes. Questa nuova incarnazione di questo Ranger e del suo famiglio ha diversi plus che potremo sfruttare per le nostre partite, riproponendo, come in passato, un binomio tra uomo e animale, con dei risvolti molto interessanti, ma andiamo con ordine analizzando le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici, 1 rosso e 1 verde abbiamo un Planeswalker, per 3 punti lealtà e con 3 abilità, di cui 2 attivabili e una innescabile molto potenti. La prima abilità recita: quando Minsc and Bo Timeless Heroes entra nel campo di battaglia e all'inizio del tuo mantenimento, puoi creare Bo, una predina creatura leggendaria 1/1 criceto rossa con travolgere rapidità. Con il +1 abbiamo: metti 3 segnalini +1/+1 su un massimo di una creatura bersaglio con travolgere o rapidità. Infine con il -2 c'è: sacrifica una creatura. Quando lo fai, Minsc and Bo Timeless Hero infligge X danni a qualsiasi bersaglio, dove X è la forza di quella creatura. Se la creatura sacrificata era un criceto, pesca X carte. Avere nella zona di comando un potenziale generatore di token è sempre una buona cosa, ma diventa ancora più interessante quando dobbiamo proteggere un viandante dagli assalti del nemico. Ecco perché la presenza di Bo risulta particolarmente efficace in questo caso. Inoltre le 2 abilità attivabili ci possono offrire delle strane sinergie. La prima è perfetta per pompare le statistiche del nostro famiglio, ma non solo, visto che avremo qualche creatura da potenziare per attacchi rapidi e letali. È però la seconda quella a cui faremo maggior affidamento. Già, perché potremo sfruttare le pieghe del ruling per ottenere non solo un botto potenziato scagliando una creatura in faccia al nemico, ma anche pescare un buon numero di carte, un plus sempre molto elevato, soprattutto quando si parla di un formato a 100 carte come il Centurion. Con le peculiarità offerte da Minsc and Bo Timeless Heroes ci si presentano diverse sinergie interessanti, per una build potenzialmente esplosiva che miscela sapientemente un'azione aggro, anche rapida, a una selezione di danni diretti, molto proficua in un formato a 25 punti vita. Dalla nostra avremo diversi elementi tra Arbor Elf, Rada, Heir to Keld e Rite of Flame per accelerare la venuta del generale, che con il suo fedele criceto può arrivare a proporre un potenziale 4/4 con travolgere e rapidità, che può fare veramente male, se non è tenuto a bada subito. A questa aggressività affiancheremo carte come Glorybringer e Lightning Bolt per variare la nostra azione, tenendo da un lato libero il board da possibili minacce e dall'altro con danni direttamente in faccia al nemico, così da chiudere i giochi in fretta prima che l'avversario se ne possa rendere conto. Con finalità analoghe, anche per sfruttare al meglio il -2 del comandante, sfrutteremo qualche cangiante di peso come Calmeno Colossus e Changeling Berserk, facendoli passare per criceti, così da garantirci non solo molti danni all'avversario, ma un cospicuo numero di carte in mano, come parte del processo. Non dovranno poi mancarci ciccioni, primo fra tutti questi in Beast, facilmente gonfiabile dal +1 del generale, per un agile 7/7 in campo, che potrà darci più di qualche vittoria inaspettata, abusando della sua rapidità. Avremo anche modo di usare altri viandanti come Wrenn and Six per dare maggiore solidità nell'azione, certi di avere sempre un buon numero di paranti pronti a proteggere i loro preziosi punti lealtà, come già è disposto a fare il nostro Bu per il suo proprietario. Per fare in modo che una build capeggiata da Minsc and Bo Timeless Heroes dobbiamo mettere in campo il prima possibile il comandante, visto che con un'unica carta ci offre sia un modo per offendere il nemico, sia la possibilità di nuove carte o danni extra se le condizioni lo permettono. Ecco che quindi sfrutteremo molte carte per accelerare la venuta del generale, a partire da qualche sasso, Genel Amulet e Lotus Petal, che non costando mana ci possono comunque agevolare sia nelle fasi iniziali del match, sia in seguito per giocate più pesanti. Non potranno poi mancare i Mana Dork, che qui svolgono anche il compito di protezione per i punti lealtà del comandante, con Border Paradise, Boreal Druid, Elvish Mystic, Ferno Elves, Gilded Goose, Llanowar Elf e Salvan Caryatid come primi esempi di questo potenziale drappello di accelerini. A questi affiancheremo Lotus Cobra e gli incantaterra più efficaci Utopia Explorer e Will Grow, così da avere almeno 1 se non 2 turni prima il generale in campo, per un boost significativo alla nostra azione. Inoltre, visto quanto è vitale giocare il nostro viandante in fretta, potremo abbinare altri accelerini tra Bloom Tender, Devoted Druid, Elvish Spirit Guide, Orchis Lumberjack, Tinderwall e Simon Spirit Guide. Insomma, il meglio che il Colorpie offre, anche impiegando molti slot pur di dare solidità alla sua venuta il prima possibile.
Se in un modo o nell'altro abbiamo assolto il punto chiave per il nostro game plan, ora non resta che lasciare libero il campo da minacce o rincarare la dose dei danni che faremo con le creature o con l'ultima abilità del comandante attraverso Bone Crusher Giant, Flaytongue Earlig, Clotis God of Destiny o Chain Lighting per dare consistenza al game plan. Questo approccio all'apparenza semplice risulterà molto solido con l'andare avanti della partita, visto che comunque avremo sempre una nuova coppia di bow, qualora perisse nel turno precedente, così da insistere con danni da combat o diretti verso il malcapitato di turno. Potremmo anche utilizzare con profitto carte come Invigorate per un puff effect inatteso, che potremmo valorizzare sia sul nostro potente famiglio, sia per danni diretti attivando l'ultima abilità del comandante, per chiudere i giochi in modo inaspettato. A corollario potremmo sfruttare carte come Bloodblade Elf o Sezzoni Pyromancer, così da avere altre creature rapide o dei token, pronti a picchiare l'avversario più ostico, ma non avremo particolari limiti sotto questo punto di vista, l'importante sarà dare spazio al generale, che si prenderà il merito delle nostre vittorie. La base su cui poggiare il nostro piano di gioco punta principalmente su Misk and Bow Timeless Heroes e le sue abilità, ma una parte della lista si deve comunque preoccupare, per quanto possibile, a ostacolare il nemico, spianandoci la strada prima che sia troppo tardi. Per questo, visto che il motore di cardone del comandante richiede un minimo di setup per funzionare, andremo ad aggiungere carte come Magmatic Channeler con il suo Impulsive Draw o direttamente Staple come Skullclamp, perfetta per trarre vantaggio da Bow, Sivan Library e Valakut Awakening, così da avere sempre carte nuove su cui contare. Con una forte componente a base creatura, spesso con scopi puntuali, sono indispensabili dei tutori, e tra Phantom Shaman, tra le creature, Chord of Calling, Eldritch Evolution, Green Sun Zenith, Final of Devastation e Word di Tutor tra le magie, non avremo grossi problemi a trovare nel Grimorio quel che più ci fa comodo. Con questo impianto anche le rimozioni molto spesso saranno a base creatura, con Flametongue Kavu, Fury, Game Raiser, Goblin Crate Maker, Outland Liberator e Reclamation Sage, chiari esempi di carte che se non sono utili a distruggere qualcosa di fastidioso possono sempre picchiare il nemico alla bisogna. E per avere campo libero per i nostri bittanti aggiungeremo Flame Slash, Pyrokinesis e Song of the Dryads, come carte specializzate per colpire le creature del nemico, lasciandoci campo libero per vincere o proteggendo il comandante da pericolosi attacchi in risposta. Potremmo perfino adottare soluzioni insolite come Stinge Scorcher per un bounce effect inaspettato per il nostro Color Pie, tanto non avremo vincoli specifici dettati dal generale, lasciandoci spaziare anche con carte o soluzioni poco note, anche ai più esperti del formato. Anche sul fronte del lake verso il cimitero con Scavenging Ooze non ci faremo mancare nulla per rispondere a determinati archetipi, anche se il nostro obiettivo primario sarà quello di chiudere in fretta i giochi, prima che il nostro avversario si possa organizzare. Di certo costruiremo un mazzo insolido attorno a questo Misk and Bow Timeless Heroes, un duo ormai iconico e invisibile, che non troverà pace finché non riuscirà a portare a termine vittorioso le sfide tra i tavoli del formato. Nonostante le abilità di Misk and Bow Timeless Heroes siano chiare e lineari, così come un possibile suo impiego, potremo inserire tra le 99 diverse carte interessanti, anche non direttamente collegate ai pregi di questo viandante, certi di trovare un buon bilanciamento tra le varie opzioni papabili. Anche se non specificatamente collegato alle meccaniche del generale, Ragavan Nimble Pilfere può sempre darci un buon value, soprattutto nei primi turni quando siamo affamati di mana o vogliamo sfruttare la sua abilità Dash per un bittante estemporaneo da pompare al volo per danni letali. Se invece puntiamo un approccio volto a impedire i blocchi del nemico, Tanglewire potrebbe venirci soccorso per un piano agro diretto e veloce, che non necessariamente vede il comandante in prima linea sin da subito. Per le medesime finalità, Goro Goro, Disciple o Yursei ha tutte le carte in regola per spingere l'acceleratore sulle nostre combat, con la possibilità di dare rapidità a tutte le nostre creature, senza contare che ci dà modo di bersagliare con Misk e Bow ognuna di loro per un ottimo +3/+3. Per un copy effect inaspettato, oltre a ulteriori tech di contorno, potremmo usare Fable of the Mirror Breaker e la sua controparte, Reflection o Kikijiki, così da avere maggiore sprint in campo o una creatura chiave in più con cui incidere il campo per una vittoria dal nulla. Infine, visto che potrebbero farci molto male le combat sul comandante, Oscura di AIDS, con il suo Fog Effect, ci offrirà un effetto che spiazzerà più di un avversario, soprattutto perché non servirà mana per attivarlo se avremo il generale in campo da proteggere a tutti i costi. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo viandante. Avere un Planeswalker nella zona di comando che è in grado da solo di produrre un parante, che può anche attaccare subito un avversario sprovvisto di difese, offre dei grandi pregi, soprattutto in un formato a 25 punti vita, che non lascia dormire sonni tranquilli a nessuno. Il fatto poi di affiancare una robusta fase agro o qualche trucco per lanciare danni diretti all'opponente, in barba ai bloccanti o ad altri impedimenti, può risultare vincente in più di una circostanza, superando spesso i limiti di questi archetipi che si spengono nelle game.
Questo connubio di intenti crea un gameplay spumeggiante, vario e mai scontato, in cui, anche senza top deck clamorosi, può darci modo di vincere indisturbati, semplicemente con il generale in campo e il nostro token pronto per infliggere gli ultimi danni. Questa configurazione è chiaramente potente e versatile, ma per girare al meglio necessita del comandante in campo, pena a trasformarsi in un agro tradizionale che perde diverse tech carine, a partire dal card advantage, fondamentale se la partita va per le lunghe. Un archetipo di questo tipo è fortemente orientato sulle creature, quindi un meta che si accanisce su questa tipologia piuttosto fragile di permanenti non sarà di certo adatto all'idea di mazzo che vi abbiamo presentato in questa preview. Infine dovete tenere a mente che vi serve un minimo di preparazione per la venuta del generale, così da renderlo subito efficace, quindi mostrerete il fianco ad archetipi più veloci di voi, soprattutto se sono dei mazzi a base combo, non facili da domare con i mezzi a disposizione. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Miniscambo Timeless Heroes, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, con il supporto del nostro consulente specializzato in Centurion rispetto a questo comandante. Soppesando tutto ci sentiamo di dargli un 9, vista la versatilità di questo viandante che propone un'impostazione semplice ed efficace, in cui il generale è protagonista principale delle nostre tech migliori, che potranno regalarci più di qualche soddisfazione. Con quest'ultima considerazione abbiamo finito la nostra disamina. Ringraziamo ancora una volta Nicola Improta che ci ha assistito per la realizzazione di questo video dedicato a un nuovo generale che propone, grazie alla sua essenza di viandante, un approccio al formato divertente e mai banale, anche grazie al Core Pie che porta in dote. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.